Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 17 al 31 maggio dove troveremo la luna piena in Sagittario. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso, prima di iniziare con gli oracoli, dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci? Questa luna piena in Sagittario, ovviamente che troverà il suo culmine il 31 maggio, ci porta grande ottimismo e fiducia nel futuro, quindi potremmo sentire più entusiasmo per nuove esperienze, forse anche viaggi e conoscenza. Di sicuro ci sarà una comunicazione abbastanza attiva e vivace, socievolezza, buon umore, l'energia molto alta con voglia di migliorarsi, di fare qualcosa di diverso dal solito e quindi di cogliere quella sensazione di libertà, di leggerezza anche per nuove avventure. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, alla difficoltà nel mantenere gli impegni a lungo termine, di prendere decisioni impulsive e rischiose, l'incostanza nel portare avanti delle idee, dei progetti e l'eccessivo dispendio di energie. Quindi queste sono le cose da attenzionare. Adesso accendiamo la nostra luna e addentriamoci proprio nella lettura. Quindi per voi dei gemelli cosa vuol dire e cosa vi porterà questo periodo, ma soprattutto di andare a cogliere le energie giuste per gestire meglio anche il vostro stesso potere potenziale. E qui troviamo Dio del cielo, una carta molto particolare perché in realtà parla di autorevolezza e anche di autocontrollo, quindi ci sta dicendo che prima di tutto noi abbiamo la forza, la capacità di fare e di affrontare qualsiasi cosa. Può esserci una sfida importante da superare e di rafforzarsi, di andare proprio ad attingere a quella forza interiore che abbiamo proprio per superare qualsiasi sfida. Un altro suggerimento è proprio quello di riflettere sulla direzione della propria luce, delle proprie idee e anche delle nostre stesse energie, quindi cioè di dare la giusta energia a se stessi, agli altri e alle cose che stiamo facendo. È vero che può essere un periodo molto attivo, molto interessante, forse proprio per questo che dobbiamo fare attenzione a chi diamo la nostra energia. Troviamo Fiore di Luna. Ecco, questa ha a che fare con la crescita, con l'evoluzione, quindi ci sta dicendo che questo è un periodo di fioritura personale. In senso generico, maggio è il mese della fioritura e che ci può portare a maturare qualcosa di importante. Il messaggio è quello di magari intraprendere una nuova impresa, qualcosa di nuovo, che poi potrebbe essere anche un hobby, qualcosa che ci piace fare, qualcosa che ci fa stare bene. Poi ci consiglia anche di sfruttare la nostra consapevolezza, magari per ampliare le nostre abilità, per sentirsi più sicuri, per mostrare il proprio valore. Anche questa parla di una sfida che ci renderà migliori, di una sfida che riusciremo a superare. Poi troviamo la stella della fortuna ed ecco questa già è insito nel nome stesso, parla proprio di fortuna, però di fortuna comunque legata ai nostri desideri, quelli da realizzare, quelli da esprimere. Magari può esserci un colpo di fortuna che può portare a una svolta positiva, in qualche evento. Poi ci dice di, seguire la nostra luce del cuore che ci farà da guida. Magari è vero, alcune cose possiamo realizzarle, invece altre siamo un po' più sfiduciati o frenati, allora forse è proprio per questo che la carta ci sta dicendo di
cambiare direzione o di muoverci quella luce, quel qualcosa che, ci sta chiamando. E adesso procediamo con gli altre carte, gli altri consigli dell'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo un po' che cosa vogliono dirvi. Quindi abbiamo già visto un periodo che è molto intenso e che si apre in qualche modo in una modalità riflessiva dove dobbiamo attenzionare qualcosa, soprattutto nel nostro modo di affrontare le cose, nel nostro modo di indirizzare le stesse energie. E qui troviamo la ruota della medicina che per certi aspetti è vero ha a che fare con le nostre stesse energie, però ci dice che dobbiamo creare connessione, creare uno spazio sacro, proprio per trasformare o partecipare attivamente alla nostra vita. Parla di appunto di presenza nel fluire dell'esperienza, di rinascita dopo una fase critica o di chiusura, di seguire il nostro ritmo naturale e quindi comprendere e capire che in tutto, c'è un inizio, c'è una crescita e c'è una fine. Quindi probabilmente abbiamo bisogno proprio di trovare quello spazio sacro per aiutarci a capire e a favorire meglio le nostre intenzioni. L'altro messaggio arriva dal flusso. Ecco, a proposito, ci riconnettiamo un po' a quello che già ho detto precedentemente, non a caso un po' tutte le cose sono connesse e infatti questa dice e parla di seguire il flusso, cioè il movimento naturale degli eventi. A volte non è che dobbiamo sempre per forza fare, ostinarci nelle cose, ma lasciarle andare oppure ad accogliere alcune cose, proprio perché seguire il flusso con fiducia e apertura ci permette anche di osservare meglio le cose. Quindi in realtà non si tratta di arrendevolezza, è un qualcosa che ci permette di ascoltare la realtà, magari di accettare alcune cose per come sono, perché soprattutto quelle più difficili magari che non dipendono da noi, ahimè, forse è meglio accettarle o affrontarle in modo diverso, ma poi soprattutto quando vediamo che abbiamo margine, di possibilità e di intervenire, di fare qualcosa, allora è lì che dobbiamo spingerci. Poi abbiamo la ricerca della visione. Ecco, questo è molto interessante perché, parla anche di riflessione, su ciò che si vede o anche addirittura su ciò che si sceglie di non vedere, di ignorare. Ecco perché abbiamo bisogno proprio di riflettere. Forse se stiamo ignorando una paura, se abbiamo paura di esplorare qualcosa, le nostre zone d'ombra, ecco, magari c'è anche un potenziale che è inespresso. Dobbiamo affrontare questa zona d'ombra proprio per permetterci di lasciare andare quelle vecchie abitudini, pensieri, quelle cose che sono limitanti, che ci bloccano e che non ci nutrono più. Quindi abbiamo bisogno di lucidità, di chiarezza, forse anche di momenti di solitudine o se effettivamente ci sono, magari vanno coltivati in modo diverso, ma proprio per generare questo cambiamento importante. Se abbiamo troppi impegni, ecco, magari rallentare o trovare, come abbiamo visto, uno spazio per noi stessi ci aiuterà, diciamo, a stare meglio e a comprendere come si stanno muovendo alcune cose intorno a noi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!